E-bike. Si fatica o non si fatica? Questo è il problema. Ciao ragazzi, oggi voglio condividere con voi una tematica che mi sta particolarmente a cuore. Quando parlo con gli amici e dico che faccio delle uscite in e-bike, il dubbio amletico che salta fuori ogni volta è: ma con la bici elettrica si fatica oppure no? Bene, una volta per tutte andiamo a parlare proprio di questo argomento. Andiamo insieme a fare un giro e vediamo quanta fatica si fa con la e-bike. Per essere il più veritiero possibile ho deciso di utilizzare un cardiofrequenzimetro da polso con un sensore GPS. In questo modo potrò avere un grafico che mi darà il chilometraggio del percorso, il dislivello e la frequenza cardiaca. Durante il video vi parlerò delle modalità di potenza del motore che utilizzerò in funzione delle difficoltà del percorso. Prima di tutto però, se vi interessa questo tema, mettete subito un bel like qui sotto, lasciate un commento o iscrivetevi al canale. Sono piccoli gesti che mi aiuteranno a farmi crescere e migliorarmi nei video e nei contenuti. Il percorso che farò sarà misto. Ci saranno salite semplici su strade bianche, ma anche su sentieri e mulattiere più sconnessi. Le discese saranno principalmente sui bellissimi tracciati da enduro di livello tecnico intermedio, che si trovano nella zona dove vivo, le Alpi Marittime. Ma parliamo un attimo della mia condizione fisica, del mio stile di vita e quanto allenamento faccio, perché tutto questo inciderà nella frequenza cardiaca che vi comunicherò. Quest'anno compierò 38 anni, sono papà di 2 bellissime bimbe, una vita piena di vita insomma, dove vado a pedalare 1 o 2 volte a settimana per andare al lavoro con la gravel e 2-3 uscite al mese la domenica con la e-bike. Come molti di voi sapranno, per avere un'idea della propria frequenza cardiaca teorica massima, basterà fare 220 meno l'età del rider. Nel mio caso corrisponde a 182, un riferimento che nella pratica varia in funzione del nostro stile di vita, della corporatura, della nostra alimentazione e della nostra idratazione. La bici che utilizzerò è la mia amatissima Mustacchia, una bici della marca francese Moustache, precisamente una Samedi 29 Game 8. È un modello da enduro che monta una batteria da 625 watt ed ha un peso di all'incirca 23-24 kg. Questo test è fatto con temperature che variano dai 13 ai 23 gradi, ma adesso bando alle ciance e andiamo a pedalare, che ho già parlato troppo. Vai! Bene ragazzi, si parte! Allora, dopo aver fatto un primo pezzo in piano dove avevo 100-110 battiti al minuto, comincia adesso la salita, sono in modalità eco e ho 120 battiti al minuto. Strada asfaltata, bella pendenza, modalità eco, si sale 145 battiti. Fine della prima salitella un po' ripidina sullo sterrato, sempre in modalità eco, sono a 160 battiti. ...165 battiti, modalità eco, salita sterrata. La prima parte di salita semplice è terminata, adesso cominciamo a salire su per il sentiero. Bene, sono sempre in modalità tour, 165 battiti al minuto.
continua a salire ragazzi, 165 battiti, modalità eco, panorama mozzafiato. ...172 battiti, modalità eco, salita piuttosto ripida, fondo sterrato. Allora ragazzi, c'è da fare una considerazione. Io in questo momento ho fatto 871 metri di dislivello, di ascesa. Normalmente con una bici normale arrivavo a 700-800 metri e scendevo. In questo momento io adesso continuo la salita, passo su di là e cercherò di arrivare fino a 1200-1300 metri di dislivello. Quindi andiamo insieme. Salita modalità tour, 162 battiti. Chiaro che in certi pezzi di salita, quando non riesci a salire pedalando, spingere una bici da 23-24 kg si fa sentire, Bene ragazzi, siamo praticamente arrivati al nostro picco più alto, con una parte di sentiero un po' tecnica alla fine. Vediamo a quanti metri, ecco, siamo a 1195 metri di ascesa, quindi direi che non male. Adesso non riesco a vedere la media del battito cardiaco, sono a 150 in questo momento in modalità tour, non male, non male. E come sempre, arrivato in cima, ne approfitto per mangiarmi una barretta. Per poi ripartire subito nella discesa. Mi sono appena fermato da questo tratto di discesa, non so se si riesce a vedere, ecco il mio battito cardiaco. Qua sto provando il pezzo, i miei MTB, e come potete vedere sta andando abbastanza veloce, battito cardiaco a 150-160 in funzione del piccolo percorsino, le salitelle e disceselle.
turbo a 178 battiti. Ho appena finito un pezzo in turbo di sali e scendi, ero a 170, 175. Fiatone, adesso sto recuperando. Eccomi qua, appena ritornato dal giro. Come avete visto mi sono divertito un sacco, ho percorso 40 km con un guadagno di quota di 1500 metri. La mia frequenza cardiaca media è stata di 145 battiti al minuto, con un picco massimo di 183 ed ho bruciato, secondo il mio cardiofrequenzimetro, ben 2350 calorie. Tirando le somme mi viene da dire che l'utilizzo dell'assistenza elettrica è davvero soggettivo e varia da persona a persona. Può variare sicuramente in funzione del percorso che dobbiamo fare. Meno potenza del motore si usa in fin dei conti e più si faticherà e si andrà in alto e lontano. Più la si usa e meno la batteria durerà. Come avete visto nel video, in certi tratti di salita tecnica, anche alzando la potenza del motore, il battito cardiaco rimane alto e questa soluzione ci permette di rimanere in sella anche nei tratti più ripidi da salire, con grossi ostacoli. E questo è ciò che fa più divertire della e-bike, dando davvero un bel senso di appagamento. Anche in discesa la e-bike richiede parecchia energia fisica, in quanto la pesantezza del telaio si fa sentire e soprattutto il tempo che stiamo in discesa corrisponde al doppio, se non a volte al triplo rispetto ai giri che nella media si fanno con la bici muscolare. Sta poi a noi, con la nostra tecnica di guida, saper gestire i baricentri e le inerzie, di modo che la bici scorra nel modo più fluido possibile. Se volete sapere come sono passato dalla muscolare alla e-bike, potete andare a guardare il video qui sopra. Magari anche voi vi siete trovati in una situazione simile. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e grazie di essere arrivati a vederlo fino alla fine. Lasciatemi pure un messaggio qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Andiamo a divertirci con le nostre bici elettriche e muscolari che siano. Noi ci ritroviamo presto qui sul canale flowrules.com.